Cos'è il Ramadan? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ramadan con la N finale, mi raccomando. Beh, il Ramadan è il 9° mese del calendario islamico, Per i musulmani il più importante dell'anno. perché commemora la rivelazione del Corano a Maometto. È un periodo di digiuno e di preghiera istituito dallo stesso profeta, uno dei 5 pilastri dell'Islam. Ma da dove viene questa parola Ramadan e cosa significa davvero? Scopriamolo insieme. Ramadan ha origini arabe. La radice è ar-ramad, che significa calore intenso. Infatti anticamente la festa cadeva in piena estate, oggi invece in date sempre diverse. Si sposta indietro di quasi 12 giorni ogni anno, essendo legata al calendario lunare arabo, che è di soli 354 giorni. Il Ramadan inizia al primo sorgere della luna nuova del mese, la famosa mezzaluna. Un simbolo molto diffuso nei paesi islamici. I tradizionalisti aspettano di vedere il fenomeno con gli occhi. I progressisti si affidano ai calcoli. Pensate che ancora oggi in Arabia il beduino che vede per primo la luna crescente e corre a darne notizia riceve un compenso. La durata del Ramadan va da un novilunio al successivo, ossia più di 29 giorni, durante i quali si pratica il digiuno per tutta la giornata, dall'alba al tramonto, non si mangia, non si beve. Pensate a chi vive in paesi dal clima torrido. Non si hanno rapporti sessuali, non si fuma, non si dicono cose sgradevoli e ci si trattiene dalle cattive azioni. È consentito un pasto mattutino, il sahur, che deve dare energia fino al tramonto, quando si potrà consumare il pasto serale, l'iftar. Ma il Ramadan è solo digiuno? No, è qualcosa di più profondo. E anche preghiera, meditazione, lettura del Corano. È un'occasione per crescere ed elevarsi spiritualmente, per riportare in equilibrio il corpo e lo spirito, per essere caritatevoli. Il Ramadan insegna a sfuggire all'avidità, all'egoismo, a perseguire la solidarietà e la generosità. Ad apprezzare il valore del tempo, visto che la giornata di stenti sembra non passare mai. Aiuta a combattere le diseguaglianze, a migliorare l'autocontrollo. Il Ramadan è anche un mese di festeggiamenti. Al tramonto, quando il canto della preghiera serale interrompe il digiuno, i musulmani si ritrovano con la famiglia e con gli amici per consumare la cena tutti assieme. Un momento di condivisione. Si parte con i datteri, tanto cari a Maometto, e di fronte al cibo sulla tavola ci si rende conto di essere fortunati, di quanto soffrano i poveri. Poi si prega e si festeggia per tutta la notte. Dopo la sofferenza diurna, insomma, segue la festa notturna. Non tutti sono tenuti a digiunare. Sono esentati i malati, le donne anziane, quelle incinte, i bambini. Chi è in viaggio, le giornate di digiuno si possono recuperare in un altro momento. Il Ramadan non deve rappresentare un danno per la salute. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma per me è un grande incoraggiamento a fare sempre meglio. E allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Quando dunque parliamo di Ramadan, ricordiamoci di questa parola così bollente, che porta sì tanta sofferenza fisica, ma anche tanta crescita interiore e vicinanza alla divinità.